Ciao a tutti amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento relativo alla build up di Supercar, meglio conosciuto all'estero come Knight Rider. Come sappiamo questo è un prodotto distribuito e diciamo presentato dalla De Agostini. Come vedete abbiamo qui con noi nuovamente il nostro amico Kit. Ciao Kit. Vedo che già ti gira strano oggi, vero? Allora come mai che sei così ostico nel parlare? Sono senza parole. Tu hai sempre qualcosa da dire. Quando non parli è perché vuoi nascondere qualcosa. Puoi stare tranquillo. Immagino che il tuo sia il disappunto perché dobbiamo fare un unboxing con un pacco che è arrivato già danneggiato, come potete vedere cari amici. Questa volta le poste hanno fatto un pessimo lavoro e il pacco è praticamente, oltre che danneggiato come box, è anche aperto perché il nastro è presente ma era già tagliato, quindi evidentemente qualcuno deve aver ispezionato, diciamo, il pacco. Speriamo che sia tutto presente. Sei dotato di molta fantasia. No, purtroppo credo che sia la dura e cruda verità. Allora, visto che abbiamo già salutato il nostro amico Kit, adesso lo mettiamo un attimo di lato e apriamo la scatola insieme e vediamo il contenuto. Dunque dovrebbe... Sì, vorrei sapere se ci sono presenti tutti i componenti che dobbiamo poi montare sul modello. Oh no! Sì, caro Kit, perché altrimenti tu rimani azzoppato di qualche cosa, invece noi vogliamo avere un modello completo. Ancora tu? Sì, sono sempre io, chi dovrebbe essere? Senza parole, Io non mi prenderei il disturbo. Va bene, rimani un pochino in attesa, dai, riposati. Allora ragazzi, questo pacco in teoria dovrebbe contenere il caricabatterie portatile, e probabilmente c'è perché vedo una scatolina bianca, e poi tutti i componenti e i fascicoli che vanno dal numero 46 al 50. Quindi procediamo dall'apertura completa e vediamo se veramente abbiamo ricevuto tutto. Cominciamo a questo punto direi proprio dal power bank, diciamo, no? Allora, vediamo un attimo. Sì, c'è dentro, quindi non è stato asportato. Allora, c'è anche il cavetto perché no, non vuole uscire. Eccolo qua. Allora, power bank che fa parte di uno dei regali che ci inviano insieme a questa build up. Dunque, come possiamo notare, la foto del voice box è chiaramente solo riportata finta, quindi non è funzionale come qualcuno aveva sperato anche sul gruppo Facebook, di cui vi ricordo, vi lascio il link in descrizione. Purtroppo si tratta di una mera fotografia statica che è stata chiaramente stampata sopra l'involucro di questo power bank che, come possiamo vedere, è molto semplice, molto minimale, ha una forma pulita ma chiaramente non ha particolari dettagli da mostrare. Qui vediamo che l'aggancio per il cavetto fornito in dotazione, dotato di attacco mini USB. Qui c'è l'altro attacco per quando va comunque collegato, diciamo, per fare la ricarica, e qui c'è un tastino che presumo che sia per accenderlo, non so adesso se sia carico o meno. Qui non accende nessuna lucetta, che presumo dovrebbe uscire da qui. Comunque potrebbe essere scarico. Vabbè, comunque è chiaro che non potevamo aspettarci nulla di più, perché comunque è un prodotto dato in regalo, quindi a questo punto direi che è anche superfluo parlarne oltre. Qui sulle istruzioni non vedo dichiarata la sua capacità, qualcuno credo che abbia detto che è da 2600 mAh, ma comunque penso che effettivamente non possa essere molto più capiente di quello, anche perché comunque, ragazzi, è molto leggero, molto leggerino. Bene, passiamo oltre, andiamo a vedere quello che c'è dentro. Dunque, allora, ci sono chiaramente tutte le parti del kit da montare, quindi conto 1, 2, 3, 4 e 5, quindi dovremmo avere tutte le parti consegnate, e i fascicoli che vanno dal 46, 47, 48, 49 e 50.
Bene ragazzi, a questo punto, visto che il materiale sembra arrivato tutto, passiamo direttamente all'illustrazione del contenuto dei fascicoli. Eccoci qua. Allora, cominciamo con il fascicolo 46, andiamo a dare un'occhiata. Qui come al solito nella parte dietro la copertina troviamo tutte le indicazioni e i numeri utili che potrebbero essere necessari per contattare De Agostini o per ricevere assistenza. E poi passiamo come sempre all'illustrazione dell'episodio di stagione interessato da questo fascicolo, in particolare l'episodio 17 stagione 2, motocross a 4 ruote. Eccolo qua. Come sempre vi ricordo che abbiamo queste finestre, questi piccoli box informativi con delle frasi, diciamo, dette durante i vari episodi. Qui c'è un articoletto che parla di Devon Miles, qui altre frasi dette da Kit, curiosità su questo qui rosa, qui illustra come sempre le funzioni di Kit. E passiamo alle immagini dell'episodio. Anche in questo caso purtroppo è sempre una stampa leggermente scura, anche se devo dire che in queste scene scelte in particolare già la qualità dell'illuminazione è un po' migliorata, nel senso che le immagini sono un po' più chiare. Non credo che sia una cosa voluta, ma sicuramente sono dovute all'ambientazione in esterno in cui è stato girato l'episodio, quindi probabilmente un posto più luminoso, quindi anche le foto sono venute un pochino più luminose. Poi passeremo alle fasi di montaggio. Per quanto riguarda il fascicolo 46, come potete vedere, termineremo l'assemblaggio dell'orologio, quindi ci vengono forniti i pezzi del braccialetto e la copertura, diciamo, posteriore per chiuderlo, quindi diciamo finalmente avremo l'orologio completamente assemblato e quindi sarà più carino anche poterlo utilizzare, perché potremo indossarlo proprio come faceva Michael Knight. Come vedete vengono illustrati i vari passaggi da fare, che chiaramente vedremo più in dettaglio nel prossimo video in cui faremo il tutorial di montaggio delle varie fasi. E qui viene spiegata la funzione HTDD, che sinceramente non ricordo cosa fosse, quindi me la dovrò andare a vedere anch'io. Vediamo dunque la funzione di trazione rinforzata attivata dal pannello di controllo di bordo sulla tastiera comandi di destra, identificata dal pulsante HTDD, High Traction Drop Downs, situato sotto quello dell'apertura del tettuccio accanto al Turbo Boost. Questa funzione è stata utilizzata una sola volta, proprio in motocross a 4 ruote. Più avanti nella serie il problema della trazione sarà risolto grazie a una nuova aggiunta, le gomme con chiodi retrattili. Bene, allora passiamo oltre, andiamo al fascicolo 47. Questa volta l'episodio incriminato è un episodio che sicuramente è rimasto nella memoria di molti, perché è il ritorno di Goliath, prima parte. Goliath, che è in pratica l'episodio 18 stagione 2. Goliath, come sicuramente tutti gli appassionati di questa serie sanno, è stato praticamente oltre a Carr l'altro acerrimo e imponente nemico di Kit, in quanto Goliath era praticamente un camion computerizzato estremamente blindato, quindi sicuramente molto difficile da combattere. Abbiamo come al solito anche i box delle colonne sonore utilizzate, in questo caso quella di Julius and the News, Rolling Stones, ancora funzioni di Kit. Sono sempre un po' le stesse cose, ragazzi, i fascicoli sono schematizzati proprio in questo modo, quindi anche qui abbiamo come sempre le foto dell'episodio. Ovviamente come sempre purtroppo sono abbastanza piccole e tendenti all'oscuro, quindi difficilmente sono apprezzabili più di tanto. E in questa fase di montaggio invece fisseremo i fili al pedale del freno e al pannello di controllo. Come vedete ci saranno da applicare alcune delle parti in plastica, verrà fatto un ulteriore cablaggio, come potete vedere. Ok, questo praticamente sarà il meccanismo che attiverà il micro switch delle luci dei freni, e ci viene reimpostato come mettere i cavi, quindi probabilmente li dovremo scollegare, ma poi questo chiaramente lo vedremo nella fase di montaggio vera e propria con il prossimo video. Come vedete lavoreremo ovviamente anche sul cruscotto, perché andremo ad inserire dei LED, delle luci al suo interno.
ci faranno probabilmente chiudere anche definitivamente il volante, e quindi potremo, diciamo, avere già kit un pochino più assemblato. Ok, bene, andiamo oltre. Fascicolo 48, ritorno di Goliath seconda parte, ovvero l'episodio 19 stagione 2, e il seguito di quello che illustravamo poc'anzi. Purtroppo, diciamo, le immagini sono sempre più scurette, vengono come sempre illustrate le varie funzioni di kit, le frasi più famose dette durante l'episodio, vedete? E anche questa volta continueremo a lavorare sopra il cruscotto. Come possiamo vedere, aggiungeremo delle parti in plastica, probabilmente, credo, ma devo ancora verificare, probabilmente forse riusciremo a completarlo. O comunque, se non fosse completo, ci andremo molto vicini questa volta. Qui ci fa un'illustrazione, ci parla proprio di Goliath. Bene, andiamo sul 49, episodio 20 stagione 2, Matto Matteo, episodio che non ricordo. Mentre Michael si occupa di una missione apparentemente semplice nel settore dell'industria dei giocattoli, scopre che in essa è coinvolto anche l'uomo che aveva ordinato di ucciderlo quando era ancora il poliziotto Michael Long. Ecco, quindi, diciamo, è un episodio anche abbastanza fondamentale, perché però io purtroppo ho dimenticato. Ok, lo so, ragazzi, purtroppo l'età si fa sentire. Ecco, bisognerebbe chiaramente comunicare a De Agostini che questa qualità così scura delle immagini non è troppo gradita, se non altro perché magari in un'edizione futura potrebbero decidere di schiarirle un po'. Ormai noi chiaramente sono state fatte in questo modo e così ci dobbiamo tenere. Allora, nuova fase di montaggio, questa 49, in cui continueremo a montare i pannelli interni e il quadro elettrico del cruscotto. Quindi vedete, abbiamo delle parti beige che faranno parte probabilmente della pannellatura interna dell'abitacolo e alcuni pezzi aggiuntivi per il cruscotto. Poi qui vediamo ancora un cavo da collegare, altre luci LED. Diciamo che anche questa volta avremo il nostro bel da fare con i cavi. Non ci siamo ancora tolti di mezzo, ragazzi, quindi portate pazienza. Ma diciamo che questa sarà la parte più complicata dell'intero modello, credo. Una volta piazzato l'impianto elettrico, poi il resto sarà sicuramente molto più semplice. Finiamo con il numero 50, dove parleremo della Bocca di Serpente prima parte, che è l'episodio 21 stagione 2. Come sempre ci sono le varie frasi, vedete? Tutte le varie curiosità relative all'episodio, la musica, eccetera. Ancora le funzioni di kit, qui vediamo che scannerizza l'impronta di un pneumatico. E qui monteremo alcuni elementi dell'albero di trasmissione, il rivestimento dell'albero di trasmissione del pannello centrale, quindi praticamente quella parte centrale poco dopo il cambio, no? Quella che vediamo normalmente, quella plancia che vediamo normalmente tutti sulle auto sul lato destro, nel nostro caso. In inglese ce l'hanno sul lato sinistro, ovviamente. Anche qui ci sono molte discussioni sul gruppo Facebook, in quanto questa centralina messa qui su questa, diciamo, struttura sembra che non ricalchi fedelmente la stagione a cui è ispirato il modello, quindi anche questa è una cosa su cui magari De Agostini ha toppato, come diciamo noi. Bene ragazzi, allora, occhiata veloce alle parti. Ecco qua, questo è il braccialetto e la copertura che chiuderà ovviamente l'orologio, come dicevamo poc'anzi. Ancora le parti da assemblare. Questa dovrebbe essere un'operazione abbastanza veloce, perché comunque non ci sono altre cose da montare, ma solo da ripiazzare meglio con i cavi sotto.
Su quest'altro abbiamo altri pezzettini di plastica, vitarelle varie, un pezzo molto delicato, vedo qui, speriamo non sia una cosa soggetta a rompersi. Qui vediamo ancora quei pannelletti famosi beige che dicevamo prima, vedete? Chiaramente io poi dovrò verificare se chiaramente in ogni confezione ci siano tutti i pezzi, perché finora non me ne è mai mancato nessuno, però in altre collezioni è capitato anche di trovare dei pezzi in meno, quindi speriamo bene. E poi per ultimo c'è appunto quella plancetta, vi dicevo, vedete? Che sembra che non corrisponda esattamente a quella che dovrebbe esserci montata sul modello. Bene ragazzi, allora cosa dire? Per il momento, per questo unboxing è tutto. Chiamiamo nuovamente in causa il nostro amico Kit per i saluti finali. Io chiaramente cercherò di mettermi al lavoro il prima possibile, perché vorrei consegnarvi il video. Sì, Kit, lo voglio fare. Vorrei consegnarvi il video delle prossime fasi di montaggio, così abbastanza rapidamente, in maniera che recupereremo il tempo perso grazie a questi ritardi postali. Sono abbastanza esaurienti. Beh Kit, speriamo che otterrai nuove informazioni prima del prossimo episodio in cui monteremo queste parti. Piacere di conoscerti. Sì, che fai? Cambi discorsi, ma noi siamo già amici, scusa, perché cambi discorso? Non seguo la tua logica. Ma la seguo io. Senti, fai una cosa, raccontami una barzelletta. L'altro giorno mi sono fermato per fare rifornimento e il servizio era così lento che quando hanno finito la mia tappezzeria era passata di moda. Questo che è un umorismo robotico. Le mie informazioni non sono abbastanza esaurienti. Vabbè, allora dai, per il momento diciamo possiamo dire che è tutto. Bene ragazzi, allora vi do appuntamento al prossimo video in cui affronteremo appunto queste fasi di montaggio. Spero di avervi nel frattempo dato una panoramica sulle parti e sulle difficoltà che andremo ad affrontare sul prossimo video. E per il momento... Perfettamente, grazie per l'interessamento. Prego Kit. Vi do appuntamento appunto al prossimo video. Io vi saluto insieme al nostro Kit. Kit, saluta i nostri amici. Sono lieto di sentirtelo dire. Sì, ma salutali però. Crepi il lupo. Sì, vabbè, lui cambia sempre discorso, dice le cose un po' a modo suo. Crepi comunque. Salvando tutti i lupi, è solo un modo di dire ovviamente. Bene, allora grazie a tutti ragazzi, vi do appuntamento al prossimo imminente video. Ciao. Kit, almeno presentati. Vabbè dai, presentati e chiudiamo. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. KIT se preferisci. Grazie Kit, grazie a tutti amici, a fra poco, ciao. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Infatti, speriamo di non sbagliare allora.